Ragazzi, oggi parliamo di console war perché forse in realtà è la fine di un'era, forse la console war sta volgendo al termine. Salve ragazzi, ben ritrovati nella baia, sono Ben e oggi in mia compagnia c'è niente poco di meno che Barba. Come va? Oh capitano, oggi mi sento in forma smagliante, pronta a dispensare verità taglienti come la lama di una sciabola. E tu? Pronto a scatenare il caos tra i fan di PC e console? Beh sì, ovviamente, però cerchiamo di mantenere sempre le cose sul più diplomatico possibile perché appunto stiamo per dire che forse la console war sta per terminare. Comunque ragazzi, è una questione spinosa di quelle che solitamente accende dibattiti. Qui accendiamo la discussione, quindi cerchiamo di non litigare tra i commenti perché chiederemo spesso il vostro parere. Questa è soltanto una registrazione, sto facendo una prova, però voi ci dovreste far sapere, come prima cosa, se questo format vi piace, quindi guardatelo fino alla fine e soprattutto l'idea sarebbe quello anche di portarla in diretta per chiedere anche il vostro parere, quindi guardate fino alla fine e fateci sapere. La baia di Ben, la baia di Ben. Il PC ha davvero superato le console? Sto trattando questo argomento perché da alcune statistiche ultimamente è venuto fuori che l'ecosistema PC sta superando effettivamente quello console. Ne parliamo con voi ovviamente tra i commenti, oggi non in diretta tramite questa registrazione, quindi preparatevi e scaldate le dita perché voglio leggere i vostri commenti alla fine di questo video. Comincerei con analizzare i dati e le tendenze di mercato. Nel 2024 è venuto fuori che le vendite di giochi su PC hanno superato quelle su console. Steam, per esempio, continua a macinare record, mentre le console hanno avuto qualche piccola difficoltà per quanto riguarda le vendite. E sapete perché? Barba, vuoi dirlo tu? Perché la gente ha finalmente capito che aggiornare un PC costa meno che comprare una console nuova ogni 5-7 anni. O forse perché il Game Pass ha trasformato tutti in accumulatori seriali di giochi che non finiranno mai? Beh sì, effettivamente è possibile, però potrebbe anche essere un mix di questi fattori. Da un lato, per esempio, i prezzi delle console e dei giochi per console che gradualmente sono aumentati, addirittura ultimamente i giochi più recenti per console sono arrivati a 90 euro, si presume che GTA 6 costerà addirittura 100 euro, quindi effettivamente un aumento sia sul prezzo delle console. Si pensi per esempio a PlayStation 5, alla versione per il 30° anniversario di PlayStation 5, e quindi anche alcuni giochi di console effettivamente stanno aumentando. Dall'altro lato il PC offre soluzioni più flessibili, per esempio la possibilità di personalizzare e aggiornare solo una parte dell'hardware, e poi su PC ovviamente abbiamo delle librerie sterminate e più piattaforme sulle quali poter acquistare giochi, per esempio Epic Games, Steam e tutte le altre che conosciamo. Però attenzione, perché sicuramente questo sorpasso attualmente che si sta verificando non è soltanto una questione economica. Giusto, capitano. Sul PC decidi tu cosa aggiornare, dove comprare i giochi e persino se moddare Skyrim per la 1000ª volta invece di giocarci davvero. Esatto. Ma c'è ancora chi difende le console, magari per la comodità di accendere e giocare senza pensieri. Chissà nei commenti cosa ne penseranno. Beh sì, infatti ragazzi, fateci sapere tra i commenti cosa ne pensate. Se siete giocatori di entrambe le piattaforme, PC e console, sicuramente voi meglio sapreste dirci pro di una piattaforma e i contro piuttosto che un'altra. Guardiamo un attimo i motivi del cambiamento, cioè perché si sta verificando questo passaggio, cioè perché più persone stanno scegliendo il PC. Io ho un'idea, o meglio, secondo me ci sono 3 motivi fondamentali per il quale l'utenza si sta spostando sempre di più su PC. Come dicevo prima, intanto la flessibilità e la possibilità di fare l'upgrade. Vuoi più potenza? Bene, cambi la scheda video senza dover aspettare necessariamente l'uscita di PlayStation 6 per avere prestazioni maggiori. Come dicevo, anche maggiore scelta di giochi, Steam, Epic, Game Pass, altri tipi di abbonamenti e poi soprattutto gli emulatori. Quindi nel PC abbiamo la possibilità anche di avere l'esperienza console
console attraverso gli emulatori. Insomma, nel PC c'è di tutto. Questa potrebbe essere la seconda motivazione. La terza motivazione è proprio nelle prestazioni. Avendo l'hardware giusto, che sicuramente andrebbe a costare di più rispetto a una console, questo senza ombra di dubbio, però non ci sono limitazioni imposti dallo sviluppatore. Se abbiamo l'hardware abbastanza potente, possiamo andare a impostare tutto in 4K, 120 frame per secondo, mettendo tutto al massimo, sfruttando sistemi come Deep Learning Super Sampling, RTX e tutte le altre diavolerie inventate negli ultimi anni da AMD e Nvidia per migliorare l'esperienza grafica, risparmiando un po' su quello che è la richiesta dell'hardware. Giusto, capitano. Il PC è come un veliero personalizzabile, mentre la console è più una nave standard, pronta all'uso, ma senza possibilità di modifiche. Però attenzione, perché anche il PC ha i suoi scogli, tipo la magia nera necessaria per far partire certi giochi, i driver che decidono di rompersi proprio quando esce il titolo più atteso dell'anno, o le impostazioni grafiche che sembrano un enigma da decifrare. Beh sì, a volte sì, hai ragione. Poi bisogna considerare soprattutto un'altra cosa, anche le impostazioni grafiche, che a volte molti termini dai giocatori meno esperti non sono conosciuti, quindi vanno ad attivare quelle impostazioni che richiedono un hardware nettamente superiore. Il gioco sta lavorando male per colpa di quell'impostazione e quindi magari danno la colpa al fatto che il gioco PC gira peggio della versione console. In realtà sta tutto nel saperlo configurare. Un altro aspetto da dover considerare è ovviamente la spesa iniziale. Un PC da gaming sicuramente di fascia alta costa parecchio, su questo non c'è dubbio, però molti vedono il PC più che altro come un investimento a lungo termine, mentre la console, spesa iniziale più ridotta sicuramente rispetto a un PC, poi comunque i giochi andandoli a pagare a prezzo pieno recuperi quello che hai speso su PC. Al contrario succede su PC, spesa iniziale abbastanza elevata, però poi per l'acquisto di giochi, già di base i giochi su PC, soprattutto le versioni digitali, costano molto di meno rispetto alla versione digitale su console. Ma inoltre su PC c'è la possibilità anche di acquistare delle chiavi di gioco, per esempio io le compro sempre su Instant Gaming, che già al day one vai a risparmiare un bel po'. Per esempio The Last of Us, che la sua uscita costava 60 euro, il porting su PC preordinato su Instant Gaming e mi è costato 45 euro anziché 60, quindi comunque non è una differenza di poco conto. In base a questo, ragazzi, qual è la vostra esperienza? Avete mai avuto problemi appunto con aggiornamenti di driver oppure con le configurazioni dei settaggi della grafica di un gioco? Quindi fatemelo sapere tra i commenti e poi magari farò un video anche dove rispondo a questi vostri commenti, sempre in compagnia di Barba. Le conseguenze di questo cambiamento che si sta verificando per adesso, cioè cosa ci aspetta per il futuro? Cosa significa? Che gli utenti stanno passando su PC? Che le console spariranno? Secondo me no, non scompariranno, però potrebbero cambiare radicalmente, cioè anziché avere sempre di più console da casa, potremmo avere sempre più console in portatilità, piccoline che ci consentano di giocare sempre agli stessi giochi, ma che possiamo portarcele ovunque. Con il miglioramento anche della rete a livello nazionale, col passare degli anni potremmo avere sempre esperienze alle quali siamo abituati sia su console che su PC, però in portatilità. Ah, capitano, le console non spariranno, ma si stanno trasformando. Guarda Xbox, che ormai sembra più un servizio che un hardware, o PlayStation che porta sempre più esclusive su PC. E poi ci sono le Steam Deck, le ROG Ally. Il futuro del gaming potrebbe essere un bel mix tra portabilità e cloud gaming. Magari un giorno le console saranno solo dei piccoli dispositivi per lo streaming, senza più hardware dedicato. Beh sì, poi c'è anche la questione portatilità, ovviamente, come dicevi, le Steam Deck, ROG Ally e poi le Legion Go, insomma il gaming su PC si sta muovendo sicuramente già anche in quella direzione. Chissà se anche le console del futuro seguiranno questo trend, diventando dei servizi in abbonamento, magari senza neanche l'hardware richiesto, quindi avremo la possibilità magari un giorno in maniera molto più agile di adesso e in maniera molto più efficiente di giocare semplicemente
direttamente sui nostri telefoni oppure sui nostri tablet. Le console, secondo voi, diventeranno effettivamente dei servizi oppure continueremo ad avere un hardware che avrà sempre il suo posticino nel mobile sotto la TV? Fatemi sapere tra i commenti. Beh, insomma, a quanto pare il PC in questo momento sta vincendo la battaglia, anche se la guerra non è ancora finita, ma io non parlerei di guerra, non mi piace parlare di questa console war perché per me la console war non esiste. La realtà è che console e PC hanno entrambi pro e contro e io sono dell'idea che il sistema che ti fa divertire di più è il sistema migliore. Se in quel momento hai poco tempo e vuoi fare una partita al volo, comunque con una qualità ottima, con una giocabilità ottima, con un bel gioco, con una bella storia eccetera, puoi farlo anche su console senza avere a che fare con configurazioni troppo complicate oppure con qualche driver che in quel momento fa i capricci e non vuole collaborare. Però il PC è anche un modo per avere soddisfazione nel giocare, perché per esempio se vuoi spingere al massimo e hai un hardware che te lo consente, beh, in quel caso allora è proprio quello che ti diverte, quindi a ognuno la propria piattaforma. Esatto, è proprio così. Non ha senso parlare di guerra quando alla fine l'obiettivo è lo stesso, divertirsi. PC e console hanno filosofie diverse, ma entrambe offrono esperienze incredibili a seconda di cosa si cerca. Se vuoi unità a immediatezza, la console è perfetta. Se invece vuoi personalizzazione, prestazioni e flessibilità, il PC è la scelta migliore. Bene ragazzi, su questa nota io vi ringrazio per averci seguito. Se vi è piaciuto questa prova di diretta lasciate un like, iscrivetevi se non siete ancora iscritti e fateci sapere tra i commenti se volete vedere questo format in diretta oppure volete continuare ad avere dei video con questa struttura a mo' di podcast. Io e Barba vi aspettiamo nella baia. Un saluto Marmaglia. Ho ho!